샤오미는 짜벨 거야 돼. 라우나 몹스스. 어? 샤오미는 짜벨 거야 돼. Xiaomi Android? Guarda se quando me sei qua gli stavo le chiedo. 알아, 최비 이렇게. Siamo usciti dall'albergo, 아이. Bocca casai. 30 secondi ci hanno beccato che siamo turisti. È arrivato il taxista, vi porto io alla cattedrale. Taxista. Sì, mamma. Vi porto io alla cattedrale. È che non ci siamo capiti, non so dove cacchio ci Chissà sta cosa ha portando. capito invece. Ci sta portando da un'altra parte. Doveva essere 5 minuti a piedi e ho detto vabbè facciamo. Adesso suono, Guarda. suono. Vabbè, vediamo via. Cattedrale di? Balbuti, Bagrati. Vabbè, quella cattedrale lì. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Allora, se avete intenzione di fare il nostro stesso viaggio più o meno e passate, Circa, su per giù. passate magari per Kutaisi. Kutaisi invece che Tbilisi, vi facciamo vedere un paio di posti che magari può valere la pena di Sono visitare. interessati. Oh, qual è la zona? Il primo qua è la cattedrale di Bagruti, Bagrati. Bagrati. Ed è Certo che lui non ci capiva. Il nostro Sì, tassista. effettivamente abbiamo chiesto al taxista di portarci qua, ma non riusciva a capire dove doveva portarci. Quindi probabilmente la pronunciamo non proprio benissimo. Visita a tipico mercato coperto. Che fino adesso abbiamo girato le views e ogni 3x2 era un botteghino. Negozi, botteghine, tutti gli angoli. Questo è il mercato adesso. Vediamo un po'. Beh, come da noi, per fare questo viaggio non siamo passati direttamente da Tbilisi, ma abbiamo deciso di fare una deviazione a Kutaisi perché Armando era venuto a conoscenza di una comunità cattolica che gestiva una struttura che aiutava i bimbi, diciamo, più disagiati, comunque più bisognosi e non solo, ad avere comunque un punto di riferimento su cui contare tutti i giorni. Noi siamo venuti, abbiamo ricevuto abbiamo pensato di portare qualcosina, poca roba, quello che riuscivamo a portare sulle moto. Abbiamo portato poco e ricevuto tanto. Abbiamo ricevuto sicuramente di più di quello che abbiamo dato tra l'ospitalità, ma oggi abbiamo visitato la struttura ed è stato fantastico. Abbiamo toccato con mano quello che effettivamente fanno, perché è una cosa che, devo dire, quando si dona si chiede sempre effettivamente dove vanno questi soldi, noi li abbiamo toccato con mano. E quindi adesso, se magari qualcuno ha voglia di contribuire per aiutare, sostenere, diamo a chi gestisce il tutto di dare qualche riferimento. Sono sua Loredana, delle piccole figlie di San Giuseppe di Verona. Sono in Georgia dal 1996 e tra i poveri anche la scelta di animare il centro giovanile che con l'aiuto di Caritas Verona ha preso vita nel 2000. Questo centro accoglie bambini provenienti da famiglie in disagio economico e non solo economico, espressione di attenzione e di amore verso questi bambini sfavoriti. E se uno volesse contribuire, come deve fare? Per contribuire è bene fare riferimento a Caritas Georgia oppure all'associazione dei padri stimattini
che si trova a Verona. Vuoi aggiungere qualcosa? Beh, venite in Georgia, così vedrete bene. Poi Kutaisi è una delle città più antiche del mondo, quindi con una sua storia molto bella, con dei monumenti particolari, interessanti. Poi la sua cultura, la lingua, credo che sì, tutte queste cose qui, il popolo, cioè vale la pena di conoscerlo, di incontrarlo. Se passate di qua, quindi magari portate anche qualche attrezzo, qualche cosa per dare una mano, magari Sì, per sì, qualche imparare, rubinetto qualche da rubinetto da aggiustare, aggiustare. C'è bisogno di tutto, quindi via. Se passate di qua non fate come noi che abbiamo solo mangiato. Arrivederci! Lasciamo la struttura che ci ha ospitato per 2 giorni. Davvero è stata una bella esperienza, sia con gli ecclesiastici ma anche con i bimbi, fantastico, davvero. E adesso ripartiamo per la Russia. Speriamo di non avere troppi problemi in frontiera, vedremo, sicuramente ci faranno sbudellare tutto. Comunque vediamo per l'ultima volta il centro di Kutaisi. Faccio passare Armando perché oggi non ho la mappa, visto che ieri sera abbiamo dovuto cambiare l'itinerario perché ci hanno detto che il passo Rochi, dove avevamo intenzione di passare, in realtà è chiuso, e quindi la mappa ce l'ha solo Armando. A Tbilisi ci sono, hanno detto, una 50, 60 di palazzi, adesso non ricordo più il numero, tutti identici, fatti in epoca sovietica, uguali a questi qua, tipo Alveare, perché questa era una zona estremamente industrializzata, a differenza di adesso che non c'è praticamente più niente. È chiaro che adesso è tutto un po' in decadenza, se vediamo anche la cura, diciamo, dell'impiantistica non è proprio maniacale, anche le case non sono proprio manutenute come forse si dovrebbe, probabilmente. Ecco, vediamo anche qua gli impianti elettrici. Adesso purtroppo a Kutaisi non c'è più nulla, non essendo più una città, era una città industriale, adesso non è più industriale, turistica appena appena, e quindi stanno vivendo un periodo veramente di vacche magre. Siamo un po' in anticipo sulla tabella di marcia perché noi abbiamo utilizzato per il Garmin la cartografia OpenStreetMap, quindi una cartografia libera, probabilmente era un po' vecchiotta, quindi questa tangenziale in realtà risulta ancora in costruzione, mentre invece ci sta facendo guadagnare un sacco di tempo rispetto alla tabella di marcia. Ultimi 150 km prima di arrivare in frontiera russa. Allo svincolo di Tbilisi, un po' prima di Tbilisi, la situazione è diventata estremamente caotica, camion, traffico, tra l'altro è anche difficile sorpassare perché la corsia di emergenza, se possiamo chiamarla così, era tutta ghiaia, ma con della ghiaia grossa, quindi non è che potevi andarci in velocità, e quindi è stato veramente caldo, veramente stancante. Adesso invece, diciamo, siamo su questa strada di montagna che per il momento, finché non troveremo la colonna per la frontiera, è anche piacevole.
pochi chilometri dal confine con la Russia. Molto molto bello. Ci sono tanti turisti, ma oltre al monumento c'è anche davvero una vista veramente particolare. Siamo a circa 2300 metri. Prima dogana per arrivare in Russia, quindi adesso attraversiamo la Georgia e poi dopo cercheremo di entrare in Russia. Guardiamo il tempo che ci vuole. Nella terra di nessuno ci sono, tra la Georgia e la Russia, ci sono un sacco di macchine abbandonate, vedo anche che qualcuno ogni tanto prende qualche pezzo. Comunque passare la dogana georgiana, direi niente in tutto, più o meno 10 minuti, non di più. Adesso il difficile è qua, vediamo quanto tempo ci vorrà a passare quella russa. Dici che si può andare? Sì, si può andare. Vabbè, perché non è la dogana questo qua. Si vede che si fermano i camion perché dovranno fare qualche altro controllo. La dogana è qua. Credo. Ho un duty free perché non c'è una bandiera. Via, spegniamo la telecamera. Sono ormai 3 ore che facciamo questa strada che taglia in mezzo a una pianura immensa, dove non c'è nulla, una strada estremamente noiosa. Ogni tanto vedi qualche cosina di carino, ma davvero difficile rimanere concentrati su questa strada. Sapevamo che il trasferimento sarebbe stato comunque noioso, anzi, secondo noi il peggio deve venire. Approfitto di questo pezzettino di strada prima della città per dire cosa è successo ieri sera quando stavamo raggiungendo l'albergo. A un certo punto siamo arrivati tardi, causato dai ritardi della dogana, ci abbiamo messo veramente tanto a passarla, e a un certo punto mentre cercavamo l'albergo, alle 8:40 se ricordo bene, tutti i navigatori si sono spenti, cioè non c'era segnale GPS. Io pensavo subito fosse il Garmin, invece anche il Osman che ho sul telefono non andava, quindi ci siamo trovati in mezzo alla città senza un riferimento, quindi siamo dovuti andare alla vecchia maniera. Quando però sono le 9 di sera, sei stanco, hai fatto già qualche centinaio di chilometri, hai passato 5 ore in dogana, a quel punto lì vorresti veramente arrivare in albergo per farti una doccia, però è andata così.
Non so per quale motivo, se perché per gli effetti della guerra, non ho idea, però al centro del paese non c'era praticamente segnale GPS. Questa strada in mezzo al nulla ogni tanto si vedono questi lampioni e dici ma perché ci avranno messo questi lampioni? Non sembra avere senso, e poi dopo ti avvicini e dici ah ecco, c'è un incrocio, infatti è segnato l'incrocio, e poi guardi l'incrocio che non esiste, si ferma dopo 7 metri, ma ce ne sono decine di queste. Probabilmente hanno pensato di fare qualche cosa, ma è ancora tutto un divenire, non lo so, ma è così tutta la strada. In pratica questa strada non ha un incrocio neanche nessuno, ha queste cose qua. Dove andranno a finire queste strade non lo so, perché non essendoci nulla credo anche che forse non ce n'è tutta questa necessità. Poi ci sono anche gli autovelox, ecco qua l'avviso dell'autovelox, e là c'è il palo. Anche oggi abbiamo percorso circa 600 km in mezzo a niente, una strada dritta, deserto dappertutto, cammelli, sì, dromedari, però non c'era assolutamente nulla, oltre la strada principale non c'è niente. Abbiamo passato la Cecenia, abbiamo conosciuto 2 personaggi abbastanza simpatici, dove con loro abbiamo trascorso circa un'oretta cercando di chiacchierare il più possibile, e poi siamo arrivati in Dagestan e qui curiosamente abbiamo trovato una frontiera. Io non pensavo ci fosse una frontiera in Russia, pensavo tutto fosse Russia, invece abbiamo trovato una frontiera in piena regola, tra l'altro cambia anche l'orario di un'ora, dove ci hanno fatto il controllo documenti, tutto quanto. Adesso stiamo cercando di andare in un paesino dove ci sarà l'albergo dove passeremo la notte. Abbiamo da fare circa 20 km in mezzo a nulla, non si vede ancora niente, quindi non sappiamo di preciso quanta strada dovremo fare, speriamo che prima o poi si veda il paesino. E niente, qui passeremo la notte e spero che il video, anche se è stato un po' di trasferimento, vi sia piaciuto. Se così fosse un bel mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale così seguirete magari le parti più importanti del nostro viaggio. Ciao a tutti!